Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei gemelli. Può essere un periodo un po' lento, un periodo, diciamo, che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture affettive in generale, quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che le amicizie o le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico le letture per le relazioni, diciamo, già in essere e per i single le trovate già online e sono o nella sezione dell'oroscopo mensile oppure potete andare nella sezione dei video e scorrete in basso con il dito. Allora ragazzi, qui partiamo da un re di spade, un 9 di coppe, il papa, un re di pentacoli, un 9 di spade, la temperanza, e la giustizia. Allora, questo re di spade potrebbe rappresentare una persona o una vostra attitudine in una situazione. Quando c'è il re di spade si parla sempre di una persona, diciamo, con una certa rigidità. L'energia è piuttosto rigida in presenza del re di spade, è una di quelle figure che parla di regole, che parla di ordine, che parla di struttura, che parla di pianificare. E poi abbiamo un 9 di coppe, che invece parla di un forte appagamento emotivo. Allora, potrebbe anche essere una persona, perché ho come la sensazione che l'energia sia molto mentale e si vorrebbe qualche cosa di più. Cioè, sta bene, è, diciamo, un'energia che piace, che soddisfa, che appaga, ma vedendo sia il re di pentacoli che la carta del papa ho come la sensazione che o si vuole qualche cosa di più ufficiale, di più concreto, oppure potrebbe essere un qualche cosa di più spirituale. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, abbiamo un 10 di bastoni e un 8 di coppe per il re di spade. È curioso perché in questo mazzo viene rappresentato come un tagliatore di teste e se consideriamo che il 10 di bastoni è proprio una carta che dice che ci si lascia indietro certe responsabilità e l'8 di coppe è una carta di viaggio, di allontanamento, di distanziamento, io credo che qui ci sia come una decisione, un taglio, un qualche tipo di fine ciclo con l'atteggiamento di questo re di spade che vi porta poi al 9 di coppe. Credo che sia la vostra energia di inizio maggio. Non credo che sia una persona, ma prendetela come vi risuoni, ok? Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo il mondo. Sì, io sento che questa cosa, questa decisione, questo distanziamento, questo
deresponsabilizzazione di cui mi parla il 10 di bastoni, comunque porta, mi viene da dire, alla fine della sofferenza, ragazzi, venendo il mondo il 3 di spade. Come vi dicevo all'inizio, il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo. Quindi qui ho l'idea che sia stata, ossia, se non avete ancora fatto questo taglio, la mossa giusta. Però andiamo a vedere questo papa. 9 di pentacoli e imperatore. C'è qualche questione di tipo economico, in effetti qui abbiamo anche un re di pentacoli. Qui il consiglio è di cercare una guida, ragazzi. Se per esempio per qualcuno si tratta di diventare una guida o di monetizzare qualche tipo di insegnamento. Allora, se foste in coppia e per esempio ci fossero delle questioni da tagliare, delle questioni da regolarizzare, una guida spirituale potrebbe essere una terapia di coppia, per esempio. Però qui il punto è che sento che avete bisogno di una guida per voi stessi e per rafforzare il vostro amor proprio, la vostra stabilità, il vostro potere personale. Andiamo a vedere il re di pentacoli, asso di coppe. Sì, è come se si volesse qualcosa di più concreto. Allora, qua dipende se per voi vibra come una situazione familiare, per esempio con un padre, potrebbe essere. Se siete, diciamo, se non siete più giovanissimi, potrebbe anche essere qualche fratello. Oppure se siete in coppia o no. Lì dipende un attimino la chiave di lettura che prendete. Però con questo re di pentacoli c'è proprio l'esigenza di un concretizzare, perché anche lui, come il papa, è un po' una guida. Il re di pentacoli è colui che porge la mano, che aiuta, è arrivato dove è arrivato perché ha fatto un lavoro su di sé, ha imparato a gestire certe cose e tende la mano proprio per aiutare. Qui io ho la sensazione che più che la mano è come se aveste bisogno che qualcuno vi tenda al cuore, cioè nel senso è come se aveste bisogno di essere rincuorati, guidati, mi viene da dire, guidati nell'imparare a trovare la vostra indipendenza all'interno della famiglia, all'interno della coppia. Qui si parla di essere autonomi, di, come vi dicevo, allora, il 10 di bastoni viene inteso come una persona che prende tutti questi bastoni che sono un peso e se li lascia alle spalle, e si alleggerisce. Quando si tratta di senso di colpa, cioè vi sentite in colpa nei confronti di qualcuno perché non avete fatto una cosa o avete detto quello che è, togliete la parola colpa e sostituitela con la parola responsabilità. Mi sento in colpa perché non ho fatto quella commissione, ma di chi era la responsabilità di fare quella commissione? Era di quella persona che in quel momento non ha potuto e l'ha chiesto a me. Io poi non ho potuto e mi sento in colpa perché non ho potuto. Però la colpa non è vostra, in realtà avete solo cercato di alleggerire un altro, ma la responsabilità di quella commissione non era vostra, era dell'altra persona. Esempio come un altro, eh. E quindi si tratta di togliersi questi pesi fondamentalmente, di allontanarsi da certe responsabilità, da certi sensi di colpa. E lì vedrete che già nella parte, diciamo, dal 3-4 maggio così inizierete a sentirvi un po' più leggeri. Trovare una guida vi verrebbe bene perché vi aiuta a rinforzare il vostro terzo chakra, il vostro potere personale, anche perché con questo 9 di spade avete una tendenza. Qui abbiamo il fante di spade, la sacerdotessa e il 3 di spade. Avete la tendenza a preoccuparvi troppo per qualche cosa che primo non è ancora successo, e se è qualche cosa che vi è già successo nel passato non è detto che si ripresenti. Avete poi anche la carta della temperanza, andiamo a vederla, perché la carta della temperanza parla, sono due carte, la temperanza e la giustizia, che parlano di equilibrio, di stabilità, di guarigione. Guardate, la temperanza è spiegata da un 10 di coppe. Sento che, guardate, un asso di denari, bellissimo. Sento che comunque si va, cioè, è
più la vostra testa, il vostro senso di responsabilità, forse anche di paternità per qualcuno, o di... Sapete, ci sono degli uomini che pensano che debbano provvedere alla donna e hanno questo tipo di senso di responsabilità. Ed è giusto, insomma, ricalibrarlo, ok? Perché è come se ci fosse, vi dico, nella seconda settimana di maggio qualche preoccupazione ce l'avrete. Analizzate bene perché vi state preoccupando e se effettivamente il problema o il potenziale problema di cui vi state preoccupando, cioè nel senso potrebbe effettivamente presentarsi oppure no. È come se vi dicessero, con la temperanza, di non dare troppo ascolto alla mente perché la mente è confusa, non vedete bene, non riuscite, siete un po' intrappolati tra che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, secondo me, leggendo le carte. E qui vi dice, date anche più ascolto al cuore, cercate di capire che cosa è per voi l'unione. Qui avete un 9 di coppe, ma qua avete un 10, state andando verso l'unione, verso l'equilibrio. Allora, se per caso state aspettando di fare il passo successivo all'interno di una relazione, ragazzi, perché qua mi parla anche di matrimonio il Papa, con la giustizia ci sono dei contratti, come se ci fossero degli accordi. Andiamo a vederla. Hmm. Altra carta per il 7 di spade. Mm. Allora, occhio a questi contratti. Guardate, è da quando ho parlato di queste due carte che mi parlano di pre-contratti. Mm. Dunque, se siete in una fase dove state pensando magari o di andare a convivere o di fare le cose un po' più sul serio, o c'è un qualche tipo di affare, magari con qualche fratello, con qualche familiare, che potenzialmente potrebbe rendervi più indipendente, fate attenzione perché con la giustizia, il 7 di spade e il fante di denari, voi non siete tanto esperti nel settore e il 7 di spade parla anche di furti, parla di qualcuno che cerca di fregarvi fondamentalmente, è la carta del ladro, è la carta di qualcuno che racconta bugie, magari per inesperienza, non dico che lo faccia con intenzione di fregarvi, anche se tra giustizia e 7 di spade tenete sempre le antenne allerta. E soprattutto una cosa che mi viene da dire vedendo il cavaliere di spade, se vi mettono fretta, normalmente la fretta è cattiva consigliera, è un proverbio, però per chi è abbonato al canale e ha letto quali sono le dinamiche di comportamento in ombra delle polarità, sapete che la fretta è tipica di un certo tipo di comportamento, quindi è una tecnica di manipolazione sostanzialmente, per cui fate attenzione. E se avete invece paura semplicemente di essere fregati, di essere traditi, di essere derubati, fate voi in modo che la giustizia appaia, cioè mettete voi nero su bianco le cose. Datemi una carta per il 10 di bastoni. Mm. Allora, le responsabilità, ragazzi, potrebbero essere economiche nei confronti di qualcuno. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, però l'appeso, vi ricordo che avete l'appeso, valutate bene i pro e i contro prima di fare qualsiasi cosa, fatevi guidare se è una scelta importante, se con il o la vostra partner c'è qualche tipo di progetto, qualche questione economica in ballo, qualche tipo di investimento. Andiamo a vedere Li Ching, che consiglio vi vogliono dare ancora. Carta numero 63, la trasfigurazione. Carta numero 33, l'inganno. Ragazzi, non so perché, ma io mi stupisco ancora di come le carte collimino. Allora, andiamo a vedere sul libro i significati. Vi ricordo che io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto agli oracoli, quindi i nomi sono diversi. Allora, la trasfigurazione viene tradotto con dopo il compimento.
Le cose sembra che procedano bene, vanno quasi da sé, senza fatica, senza applicarsi. È un bene e nello stesso tempo un male, perché questo induce a diventare trascurati e fiacchi, a perdere la perseveranza e la tenacia che ci hanno sorretto finora. Questa sorta di indifferenza può far sì che ciò che è cominciato bene finisca male. Nella nostra vita vi sono situazioni che filano finché tutte le forze, tutte le componenti sono ben equilibrate. Ma appena l'equilibrio si spezza, ogni forza riprende la sua fisionomia, la sua autonomia, la sua antinomia con le altre. Antinomia, non so come si dica. Ed è il crollo. Attenzione quindi a scorgere in tempo i segni premonitori del disfacimento. Andiamo a vedere la 33, l'inganno. Datemi un attimo per cercare la pagina. Il ritirarsi viene tradotto nel libro e la spiegazione è: la forza dell'avversario è tale che è necessario ritirarsi. Non c'è nulla di male, perché la nostra non è una fuga disperata, in cui si abbandona tutto pur di potersi salvare. Semplicemente, esaminato il pro e il contro, si è ritenuto più conveniente non resistere contro le forze troppo superiori e ritirandosi si conservano intatte le nostre forze. Anzi, cogliamo il momento giusto finché siamo nel pieno possesso di tutte le nostre possibilità. Lasciandocelo sfuggire, qua 5 di coppe, perdere l'occasione. Lasciandocelo sfuggire per indecisione o esitazione rischiamo di logorarci. Tutto sommato, la ritirata è un segno di intelligenza, perché non è da tutti saper capire quando le sorti sono sfavorevoli e rassegnarsi a cedere. Molti scambiano per viltà un atto di avvedutezza e per coraggio un atto di stoltezza, quale sarebbe la resistenza. Hmm. Occhio, mi vien da dire, a cosa fate per amor di pace. Questa è una cosa che ho sentita quando ho chiuso il libro, guardando la temperanza. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti come vi vibra. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!